Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2023. Queste sono troppe. Una sola per piacere, grazie. Due. E va bene, ne prendiamo tutti e due. Abbiamo il Papa e gli amanti. Ragazzi, periodo scoppiettante, direi. Quando c'è il Papa si parla sempre di un'ufficializzazione, di qualche cosa che viene portata a galla, che viene portata al pubblico, mentre con la carta degli amanti potrebbe esserci una relazione in vista nel caso siate single, piuttosto che un rinnovato sentimento all'interno della relazione o di una determinata situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui ed è anche nelle informazioni del canale e sempre nella descrizione del video ci sono altri link che potrebbero interessarvi. Le letture dei single sono già online e le potete integrare con questa lettura. Allora, partiamo con un 2 di coppe, un 10 di spade, un 6 di coppe, la giustizia al contrario, il carro, un 8 di bastoni e un fante di spade. Allora ragazzi, partiamo da questo 2 di coppe. È una bellissima carta, una carta di incontro, una carta di compromesso, è una carta anche di fidanzamento. È sì, un compromesso letteralmente. Non è detto che sia necessariamente un fidanzamento, può anche essere magari un incontro, appunto una conoscenza con la quale si fa un certo tipo di accordo, mettiamola così. Abbiamo anche questo 10 di spade al contrario, qui ho come la sensazione che non vogliate lasciare indietro qualche cosa, qui c'è anche un 6 di coppe, può essere un sogno o può essere addirittura qualcuno. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. In centro lettura abbiamo la carta della giustizia al contrario, come se ci fosse qualche cosa da riequilibrare, qualche cosa da anche lasciare andare indietro, perché mi richiama un pochettino questo 10 di spade. Quando c'è la giustizia al contrario si tratta proprio di tagliare qualche cosa. Normalmente sono i contratti scritti, però ognuno di voi lo applica alla propria realtà. Ripartiamo, queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da questo 2 di coppe e vediamo che cosa... abbiamo il diavolo e la regina di coppe. Dunque ragazzi, quando c'è il diavolo c'è sempre qualche sorta di condizionamento, piuttosto che di tossicità, piuttosto che di qualche questione legata all'ego. Abbiamo anche una regina di coppe al contrario, come la sensazione che abbiate bisogno di, diciamo, un po' ribilanciare quello che è il vostro lato mentale con il vostro lato emotivo. Se per caso per voi risuonasse come una stesa di famiglia, la sento per pochi, ma per qualcuno magari è così, ci potrebbe essere qualche questione relativa alla madre, ok? Magari il compromesso che si è preso è un compromesso con se stessi per delle questioni relative alla madre. Andiamo a vedere il 10 di spade. O magari è un compromesso che si è preso con la madre, non con se stessi nei confronti della madre. Di nuovo 6 di coppe e 8 di coppe.
C'è qualche tipo di sogno, di romanticheria, di nostalgia, di questione legato al passato, ragazzi, da cui vi dovete allontanare, o sì o sì. L'otto di coppe è la carta dell'eremita, l'arcano minore dell'eremita, quindi è una questione di ricerca interna, di ricerca interiore. È come se ci fosse qualche cosa che vi manca e io suppongo che sia questo sogno quello che state desiderando e nella seconda parte di settembre è come se iniziaste a cercare questa cosa che vi manca. Andiamo a vedere 6 di coppe. Sacerdotessa e eremita. Come la sensazione che non vogliate stare soli, che non vogliate sentirvi soli. Se lo stare soli non è una questione di coppia, può essere anche una questione affettiva, magari tra amici, o come l'idea che abbiate bisogno di... ehm, allora, innanzitutto di vedere oltre quello che voi percepite come solitudine. Anche la sacerdotessa è collegata ai sogni, diciamo da un punto di vista onirico, quelli che si fanno ad occhi chiusi quando si dorme, è collegata con il subconscio. È come se ci fosse qualche cosa che non riuscite ad autoanalizzare, come se non riusciste a vedere oltre. Guardate, se girate anche questa carta e la tiro, è un 6 di pentacoli al contrario, come se non vi rendeste conto del vostro reale valore. E qui di nuovo con la sacerdotessa vi dicono di guardare oltre, di non soffermarvi al è giusto o sbagliato, come ci dice qui la giustizia, però più che tutto di prendere atto che una cosa c'è, che una relazione c'è, che una determinata situazione c'è e da lì in avanti bisogna cercare di riportarla in equilibrio. Tra l'altro il 6 di pentacoli e l'arcano minore della giustizia sono entrambi il contrario. Qui è un po' come se vi... Ho la sensazione che vi stiate accontentando. Andiamo a vedere la giustizia. Matto e fante di spade. Sono girate anche queste due carte, ragazzi, le prendo. Allora, io ho come l'idea che qui qualcuno abbia un po' peccato di troppa ingenuità, di troppo romanticismo, se vogliamo. E ve lo dico anche guardando queste due carte, il diavolo e il 10 di spade al contrario. Ok, qui c'è qualche questione che vi fa soffrire, che bisogna rimettere in equilibrio. C'è qualche cosa che ancora dovete vedere, secondo me. È una ferita ancora aperta, infatti il 10 di spade è al contrario. Ragazzi, potrebbe esservi utile nella seconda parte di settembre appoggiarvi a qualche terapeuta, magari qualche... Normalmente quando ci sono il papa e la papessa si parla di terapeuti che curano l'anima, ok? Non sono psicologi, sono più terapeuti di medicina olistica. Andiamo a vedere il carro. Perché qui ce l'avete di nuovo, è il fante di spade, quello che avete qui. Papa al contrario. Sette di pentacoli, fante di pentacoli, 5 di bastoni. Ragazzi, se dove siete non vi sentite valutati, non vi sentite riconosciuti, anzi vi sentite vincolati, vi sentite stretti, vi sentite anche arrabbiati, perché comunque il diavolo parla anche di queste emozioni basse, un po' compresse, qui è ora di prendere una decisione, smetterla di lottare per essere riconosciuti, semplicemente prendere una decisione. Ho come la sensazione che qui queste due carte siano un messaggio che vi dice di riconoscere il vostro amor proprio. Vi dico, se fosse una relazione che è iniziata in un modo non troppo trasparente, non troppo, diciamo, libero, leggero, ci potrebbe essere qualche
romanticizzazione di troppo. Potrebbe essere che stiate rendendo la relazione più romantica di quello che è. Molte volte è l'ego e la testa che ci fa ricamare letteralmente su certi aspetti delle relazioni, ok? Però qui bisogna rimettere in equilibrio. Devo dire che con i 6 di pentacoli al contrario è una questione di amor proprio. Esattamente, avete anche gli amanti qui, ok? Come se qualcuno stesse aspettando dei riconoscimenti, può anche essere da parte di un genitore piuttosto che da parte dei figli o di un partner, però non arrivano, cioè finché la situazione è così com'è, non arrivano. Finché siete in questa fase di ok, mi accontento, perché da un lato vorreste andare, però dall'altro come se non sapeste dove andare perché vi sentite soli, è come se aveste proprio bisogno di una guida, vi dico. E qui comunque avete tante spade, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di nuove avventure, ma c'è ancora questa sofferenza che vi rende un po' troppo insicuri, mi verrebbe da dire, di conseguenza controllanti. E infatti anche questo 5 di bastoni mi dice che in qualche modo state lottando, o meglio, lotterete per riuscire a dare una direzione a questa situazione o a questa relazione. Arriva poi però un 8 di bastoni, che è una carta di grandi novità. Abbiamo un imperatore al contrario e un 4 di bastoni al contrario. Allora, se per caso, ragazzi, voi, questa persona che avete conosciuto, che state frequentando, o che conoscerete perché per qualcuno magari non l'avete ancora conosciuta, vi dirò che potrebbe essere tra l'imperatore al contrario, il papa al contrario e la giustizia al contrario, che questa persona potrebbe esserci la rottura di una convivenza, la rottura di un matrimonio, ma siccome l'otto di bastoni parla di belle notizie, per voi sarà una bella notizia, come se qualcuno, potreste anche essere voi, interrompesse un certo tipo di stabilità, fosse interrotto un certo tipo di cosa stabile. Sono due 4, quindi è facilmente riconducibile a una convivenza, a una casa, e c'è anche il Papa al contrario. Come se qualcuno qui si decidesse a fare un passo verso ehm, un cambio di stabilità. Andiamo a vedere la Amanti, Cavaliere di Coppe per il Fante di Spade. Ragazzi, è una questione di costruire il vostro amor proprio. Quanto valgo io? Quanto merito io? Che tipo di relazioni voglio instaurare? Vi dirò, se non avete nessuno, potrebbe entrare anche una persona nuova con questo Cavaliere di Pentacoli, nuova rispetto alla persona che state frequentando, che magari è impegnata, è sposata, insomma. Ho come l'idea che qua vi vogliano dire di riconnettervi, perché anche qui con l'eremita dice di trovare la vostra verità. Qui però c'è qualche cosa che deve essere portato a galla, c'è qualche cosa che è come se aveste bisogno di riprendere contatto con il vostro sé superiore. Avete sia il papa che la papessa. Andiamo a vedere una fatina, vediamo che altro riesco a dirvi. Per qualcuno questo carro può fare riferimento a un viaggio, a uno spostamento o semplicemente al prendere una decisione, quello che con la giustizia al contrario non si riusciva a fare nell'ultima parte di settembre, si dà una direzione alla situazione o alla relazione. Ok, allora questa fata vi dice che non siete da soli a fare il lavoro di light workers, cioè di operatore di luce. E vi dice di lavorare con un team, perché questo fa sì che il lavoro sia fatto, ehm, diciamo più in fretta. Qua non c'è scritto il più in fretta, lo aggiungo io. Però il fatto è che appunto avete questa sensazione di sentirvi soli. In realtà la carta degli amanti è sempre rappresentata con le ali di un angelo,
come se ci fosse qualche angelo che veglia su di voi, piuttosto che può essere un invito a chiamare gli angeli a voi quando avete bisogno di sostegno, quando magari vi sentite un po' giù, vi sentite un po' persi, non sapete bene da che parte andare, vi sentite un po' bloccati. Ecco, è un po' come dire di chiamare gli angeli per aiutarvi anche quando siete in vibrazioni basse, cioè quando sono in una fase magari di rabbia, di tristezza, piuttosto che di impotenza, chiedete proprio agli angeli di aiutarvi con le vibrazioni, insomma, con la situazione che state vivendo. La raccomandazione che vi posso dare è di fare un passo alla volta, perché quando c'è il Cavaliere di Pentacoli è vero che i passi sono piccoli, però sono concreti, non si torna mai indietro. Mm? Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con la vostra iscrizione, con un commento, che a me fa sempre piacere leggere i commenti. Se avete piacere potete anche condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi. Per quello che riguarda gli abbonamenti, ci tengo a fare una piccola precisazione. Allora, io sto proponendo un percorso di crescita che è un percorso individuale e parla specificatamente di come lavorare le credenze limitanti. Però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. In questi video ci sono temi un po' più densi che parlano di metafisica e parlano di come, diciamo, lavorare con l'energia. E sono video per chi ha voglia di fare un lavoro su se stesso, appunto per alzare le vibrazioni, per migliorare il proprio stato d'essere. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!